saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Ford Gran Torino di Starsky e Hutch, edizione Hachette, il modello in scala 1:8. Andiamo subito a vedere in questo video unboxing quello che troviamo all'interno. Ci sono le solite 3 uscite. Intanto che le apro ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie a tutti, e alle persone che mi guardano ma ancora non si sono iscritte, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri video e non soltanto di auto. Grazie. Volevo anche darvi un'informazione, almeno per chi mi segue. Avevo detto che non avrei fatto l'Audi 4 da rally perché avevo tante collezioni in corso e quindi ci sono dei costi da sostenere. E invece devo ringraziare un mio iscritto, Giovanni, che mi ha commissionato il modello e anche la Lancia Stratos. Grazie Giovanni, quindi mi raccomando, se siete interessati anche a questo nuovo modello che andrò subito poi a pubblicare dopo aver fatto i video della Ford Gran Torino, seguitemi perché ne vale veramente la pena. Allora, andiamo a vedere. Abbiamo il numero 46, per chi volesse oltre che guardare le immagini anche dare lettura ai testi. Sapete che io ci tengo e ho deciso di dedicare i video unboxing anche per questo, quindi necessariamente il video sarà più lungo proprio per questo motivo. Ovviamente è dedicato alle persone che non hanno fatto la collezione. Date pure lettura perché troverete curiosità e notizie veramente interessanti. Intanto qui vediamo il contenuto. In questo numero continuiamo a lavorare sulla centralina elettronica arricchendola dei collegamenti con le luci posteriori di posizione e di stop e i fendinebbia anteriori. Bene, queste le fasi del montaggio che andremo a vedere bene nel dettaglio nel video poi specifico. Ecco qua. Oh là là. Indovinate un po', mi è caduto il telefonino. Allora, andiamo a vedere il numero 46. In questi 3 numeri che ho ricevuto in questa ultima consegna abbiamo veramente diversi componenti elettronici. Evitate di toccare i LED con le dita. Questo è l'interruttore cavo di colore nero delle luci posteriori degli stop. Ecco qui. Controllate soltanto che funzioni l'interruttore, almeno che faccia click, poi effettivamente se funzionerà ce ne accerteremo una volta che ci verrà data la possibilità di provarlo. Ecco qui.
abbiamo già un cavo attaccato di prolunga, vedete che abbiamo la femmina e il maschio, anzi il maschio e la femmina, e questo è il cavo H. Poi abbiamo questo che è 46C ma contrassegnato con la lettera I, e questo LED e cavo delle luci fendinebbia. Ecco qui, qua abbiamo i due LED più gli altri due qui. Avete visto quanta illuminazione ha quest'auto? Si vinceva già dall'inizio con tutte le sedi dedicate per i LED che avete visto sia sulle frecce che sulla mascherina anteriore. E infine per questa uscita abbiamo il 46A, cavo a LED delle luci posteriori di posizione, eccole qua, lettera G. Bene, passiamo adesso all'uscita numero 47, poi se avete piacere restate con me, perché prima di salutarci prendo tutto quello che è stato montato fino all'uscita numero 45, perché mi piace sempre far vedere alle persone, soprattutto a quelle che magari mi visualizzano per la prima volta e che decidono anche di iscriversi, grazie a tutti, di rendersi conto di come siamo, a che punto siamo arrivati col modello. Io vi dico soltanto, avete visto che sono andato a pesarlo negli ultimi video, forse anche proprio l'ultimo video, che è un modello veramente imponente sia come misura che come pesi. Secondo me supereremo i 6-7 kg di peso totale. Numero 47, seconda pagina di copertina con i numeri utili e i servizi presenti in tutte le collezioni che deciderete di intraprendere. E questi due uomini sono davvero amici nella vita reale. Bellissimo, non soltanto lo erano sul set per appunto recitazione, ma lo sono davvero anche nella vita reale. Ecco qui, fase numero 4 della centralina elettronica. In questo numero continuiamo con i collegamenti della centralina elettronica occupandoci dell'illuminazione del cruscotto e della targa posteriore. Fantastico! Retroilluminato il cruscotto. Non vi preoccupate per tutti i fili che vedete, perché se ne mette uno alla volta, si mette in ordine, lo si ferma con del nastro carta e non avete alcun tipo di problema. Ok. Ho paura che prima della fine di questo video mi cade un'altra volta il telefonino in avanti. Allora, andiamo a vedere il contenuto. Sto leggendo, ragazzi, a pagina 7 perché vedevo i due supporti, questi, che sono in plastica,
e forse dirò una sciocchezza, ma correrò questo rischio, voglio sperare che questi siano i supporti. Vi ricordate quando vi dicevo che comunque i modelli, anche se hanno le ruote non proprio di gomma morbida ma rigida, vanno comunque tenuti sospesi? Ecco, voglio sperare che questi siano 2 dei 4 supporti che riceveremo per poi tenere il modello sospeso, che non tocchi per terra, per evitare che negli anni si possano valizzare o crepare le gomme, perché ripeto, il modello è veramente pesante, però lo vedremo. Anche qui stesso discorso, cercate di non toccare i LED con le dita, la lettera è la J, eccola qui, questo è il 47A, luci di illuminazione del cruscotto. Sarà davvero un bellissimo modello completo e veramente super dettagliato. E qui invece abbiamo questa ultima parte elettronica che è contrassegnata con la lettera K ed è il 47B, illuminazione a LED della targa posteriore. Qua possiamo notare che il LED non è cilindrico, vedete, ma è squadrato. Eccolo qui. Mettiamo via anche il numero 47 e guardiamo l'ultimo numero ricevuto in questa ultima consegna, il numero 48. Ringrazio anche nuovamente tutti voi, come avete potuto vedere ho superato i 4.000 iscritti. Grazie con tutto il mio cuore. Io alla fine cercherò di inquadrare come posso quello che è stato montato, perché come vi ho detto anche prima, il modello è veramente di dimensioni notevoli, perché proprio la Ford Gran Torino è già grande la macchina reale, perché è sempre in scala 1:8 come tanti modelli proposti dalle varie case editrici, e quindi è davvero grande. Ho preso diverse volte le misure del modello che troverete nei video già pubblicati. Comunque, una volta messo tutto quello che monteremo alla fine del numero 48 riguardante la parte elettronica, saremo davvero avanti per quanto riguarda, avete visto mi stava di nuovo cadendo il telefonino, aspettate che lo inclino meno, cosa devo fare? Ho comprato un nuovo anello luminoso, però mi fa questa brutta cosa che mi va giù. Va bene, poi nel prossimo video cercherò di mettere diversamente la base dell'anello luminoso. Nell'uscita numero 49 riceveremo i pezzi per il montaggio del bagagliaio, la prima parte. Ecco qui. Siete pronti?
più di così non riesco a fare. Considerate che da questo punto, guardate, questo tubo bianco metallico, fino a qui ci sono 80 centimetri. Guardate, ci saranno scarsi 10 centimetri. Quindi il modello è più lungo di 70 centimetri. Scheda elettronica, questa, l'altoparlante che permetterà la simulazione dell'accensione del motore e dell'accelerazione. Come ho detto più volte, molte volte devo essere ripetitivo perché, ripeto, non è che tutti mi hanno già visto, c'è qualcuno che mi vede per la prima volta. Gli ammortizzatori anteriori non potranno mai funzionare perché non hanno sbagliato le molle come molti credono, ma ha sbagliato l'azienda a riprodurre, che ha fatto il progetto della riproduzione di questo modello, ha sbagliato le leve. Infatti, se voi fate questo lavoro, il modello non ammortizzerà mai, rischiate solo di danneggiarlo se fate troppa pressione. Il modello potrà soltanto ammortizzare, si fa per dire, se noi andiamo a fare questo. Però cosa succede? Vedete? Che la ruota va verso l'interno, ecco perché non potrà mai funzionare. In realtà la ruota doveva andare verso l'esterno e quindi il modello poteva andare giù. Così, facendo attrito sotto, non potrà mai la ruota fare questo mentre ammortizza, vedete? Guardate, così. Non potrà mai fare questo lavoro. Guardate, stavo ammortizzando, Non sto piegando lo sterzo, perché lo sterzo non si può lavorare da qui. Bisogna per forza girare questo perché ha una cremagliera dentro. Non cercate di girarlo da qui perché lo danneggiate. Avete un punto molto lungo, si chiama punto morto, non vi preoccupate, è così il modello. Poi guardate solo il motore, come è stato riprodotto, quasi tutto in metallo, con tutti i suoi cavi, la bobina a spinterogeno, guardate che meraviglia, la batteria, alternatore, ventola di raffreddamento, qui poi c'è il grande radiatore, questo dovrebbe essere il compressore dell'aria condizionata. State attenti a non perdere questa qui che è la vita farfalla che chiude il filtro, piuttosto incollatevela da dentro perché potreste perderla. Questo poi è il cavetto che dovremo andare a inserire quando faremo la prova per avere l'alimentazione del pacco batterie che abbiamo qua sotto. Eccolo qui. Albero di trasmissione, guardate che gira, differenziale, cambio, questa è la frizione, questo è il cambio, guardate qui la vaschetta come in quella vera dell'olio del cambio, questo è il recupero degli eventuali liquidi dell'olio, filtro dell'aria, coppa dell'olio, spettacolo, bellissima, il sistema di fili, qui sono i tubi dei freni posteriori, guardate che spettacolo qui, il tirante che li mantiene perfettamente verticali rispetto a questo piano, dando anche un certo ordine. Questo, un attimo che sto guardando,
questo è anche il tubo dell'olio, mentre invece, contrariamente a quelli anteriori, quelli posteriori li hanno riprodotti in maniera perfetta, e se noi andiamo a premere il nostro modello, guardate, lui ammortizza perfettamente. Vedete che le ruote non chiudono verso l'interno, queste invece chiudono verso l'interno. Così è impossibile farlo ammortizzare, impossibile. Lo danneggerei se pressassi più forte. Così invece ammortizza. Vediamo se ve lo faccio vedere così meglio. Guardate. Vedete che sta andando giù questa leva? Guardate la molla qua. Ecco, guardate come si comprime. Vedete? Ma non va bene così, come ho detto più volte. Bene, adesso andiamo a prendere anche, vedete, io a volte uso il plurale perché, come sapete, il canale è vivo grazie a voi. Se non ci siete voi, io ho poco da far vedere. Ecco qua. Parafango anteriore sinistro. Guardate che precisione, il filetto, la verniciatura bellissima. Io poi andrò comunque a levare un po' di buccia d'arancia che c'è, ma la verniciatura è veramente fatta bene. Il filetto è perfetto, il filetto è questo che vedete tra il bianco e l'arancione. Qui abbiamo il foro poi per il LED dedicato alla freccia, tutto metallo, Ma guardate il particolare della scritta Ford Gran Torino in rilievo. Aspettate che ingrandisco, vediamo se ce la faccio. Ecco qua. È bellissima. Il lampeggiante, vedete, non è funzionante, ma la plastica è stata fatta in maniera eccelsa che sembra acceso di suo, pur essendo spento. Qui abbiamo questa parte metallica che pensavo fosse una calamita, poi che potesse appunto rimanere fissa sulla capotta metallica, ma evidentemente se così non fosse, vedremo, se così non fosse sicuramente è stata messa per dare un certo peso e farla stare ferma, anche perché insomma non dobbiamo giocarci, non deve viaggiare, una volta che la mettiamo sopra lì sta. E infine, altra opera d'arte, guardate il musetto. Cosa è questo musetto? Tutto in metallo tranne che il paraurto cromato, anche la targa in metallo. Guardate il simbolo qui. Le parabole bellissime. Oggi si riescono veramente a fare delle riproduzioni pazzesche. È ovvio che questo ha un costo, quindi alla fine andarsi a lamentare che un modello così supera i 1200 euro, ragazzi, credetemi, a parte i fascicoli, tutto quello che c'è dietro, ma la riproduzione di questo modello, solo chi la sta facendo, stava cadendo di nuovo il telefonino, solo chi la sta facendo se ne può davvero rendere conto. E qui la scritta Ford. Anche queste in rilievo, sembrano di metallo queste lettere. Abbiamo finito, questa è la parte interna, vedete, tutti i fori per i LED. Qua ne metteremo 6, solo sul musetto ci saranno 6 LED. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, vi saluto, a voi e a tutti i vostri cari più cari, mi raccomando non mancate perché adesso vado a preparare
le uscite ovviamente singole con i relativi montaggi. Ciao!